Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. E siamo arrivati a 4 ore dalla fine di questo calciomercato, perché è lunedì 1 settembre del 2025. Buona settimana, buon Radio Rossonera Talk, che è una sorta in realtà invece di un mega obbligo di riscatto. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Oggi ho fatto il contrario perché sarebbe obbligo di riscatto, ma è Radio Rossonera Talk, quindi Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon ultimo giorno di mercato a tutti, soprattutto ridendo. A me. Non dirlo così ridendo, noi piangiamo perché finisce il mercato. C'è però. da piangere, sì, un Mentre mercato da ricordare. In regia, dall'altra parte del vetro, c'è Morgan, come al solito. Ciao Morgan, che si autoapplaude con le sue 11 grafiche e insomma quest'ultima ora che ci condurrà a 3 ore dalla fine del mercato. Ti chiedono bene se sarei tu a chiudere la porta. No, mi piacerebbe molto proprio come simbolo della mio amore proprio per il calciomercato, ma no, non lo chiuderò io quella porta. Ma come detto, insomma, il mercato in realtà ci sono state magari annate nel recente passato, ma anche non, in cui magari il Milan nell'ultimo giorno, 2 giorni di mercato, era quasi semplice spettatore. E invece siamo ancora molto in ballo con il nostro mercato. È appena sbarcato a Linate l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Milan, ovvero Odogu, difensore centrale del Wolfsburg di 19 anni, di cui ovviamente parliamo tra poco, ma è ancora in piedi, è ancora in ballo la questione legata alla punta, che doveva essere una delle prime cose, ve lo ricordate? Poi abbiamo detto, sì, ma no, la spostiamo ad agosto perché giustamente si aprirà più condizioni, ma non aspettiamo a settembre. Vlahovic, perché oggi è settembre. Va bene. Puntate anche voi, oltre alla punta, puntate anche voi il vostro dito sul pulsante del like, quindi cliccate il mi piace, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, è molto più semplice seguirci, abbonatevi se vi va, proprio questo è per i nostri ascoltatori più affezionati, per chi ci vuole anche supportare quotidianamente e anche economicamente per farci andare avanti, quindi 2,99, c'è il link fissato in chat da Morgan, c'è il simbolino del dollaro vicino alla chat. A molti di voi nel mese di agosto l'abbonamento è scaduto, quindi dovete rinnovarlo. Se non volete perdere lo storico del vostro abbonamento, se volete continuare ad aiutarci, fatelo, vi vogliamo bene. E per chi ci
segue in differita, ciao, intanto magari il mercato è già chiuso e state facendo partire questa diretta, ma commentate con il vostro giudizio sul mercato. Ultimissima, perché il giornalista del Times, che già ieri Bea ci aveva fatto compagnia dicendo che Chukwueze, prima di tutti l'aveva detto, era in viaggio per Londra per Sì. fare le visite col Sì. Fulham, dice proprio questo, che in questo momento, in questi attimi, Samu Chukwueze si sta proprio sottoponendo alle visite mediche. Quindi, siccome c'era venuta un po' di tremarella a Harry quando è arrivato l'Here We Go per George Sì. dal Chelsea, sempre per il Fulham, ci è venuto in mente, ma non è che ce la Salta pigliamo in Chukwueze. saccoccia? E invece no, perché il Fulham sta facendo un po' di tutto. Ha fatto George, ha fatto Chukwueze e Kevin, Il Fulham... direttamente dal mammo. No, non è quel Kevin lì. No, il Fulham che non è partito, diciamo, alla grandissima in Premier e quindi sta provando un pochino a rimediare e soprattutto stava giocando con Timothy Castagne alto nei tre offensivi per la mancanza dei giocatori, quindi è vero che aveva qualche opzione, Adama Traoré e quant'altro, però ne ha chiusi un paio, anzi tre di fatto, 3 giocatori sulla tre quarti e Chukwueze è uno di questi. Ringrazio chi ha fatto il rinnovo dell'abbonamento e quindi in questo momento ho rimasto 89 per il 9° mese, ma Grazie. Pavard o Solé non erano meglio? Sì. Sì, ma costavano Sì, soldi, veri, sì, ma concreti, sì. alti. Ma ti sono arrivati tanti soldi concreti, quindi potevi prenderlo. Alessandro ci scrive donandoci 2,50 €, vado in ferie con Bea dal calciomercato. Beato te che... Cioè, spero per te che tu vada in ferie veramente oltre che dal calciomercato, però sì. Gianmarco Andriulla rinnovato per il 10° mese, gol di Acano Sì. al derby, data 1-0-1. Vabbè, anche di questo parleremo perché Manuel Akanji viene a Milano, ma non da noi, ma dall'altra parte. Davide Fabris ha rinnovato per il 41° mese, priorità alla difesa. Grazie Davide. Ah no, Grazie. No. come scrive Davide, mentre Giorgio ha rinnovato per il 7° mese, Giorgio Panizzi, scrivendo sempre peggio, c'è solo un nome, Dusan. C'era solo un C'era nome. solo un nome. C'era solo un nome. Ma Dusan ieri ha fatto gol per la Juve in Genoa, Juve appunto. Allora, ha fatto gol anche la prima, mi pare. Ha fatto un gol anche la prima, sì. Grafica numero 1, Bea. Sì. La classifica, a proposito di quello che è successo nel weekend, si è andati in sosta, perché in tutto questo saremo anche in sosta nazionali. Il prossimo weekend non si giocherà, si tornerà in Milan-Bologna tra 2 settimane. Tra poco vediamo anche quello che è la nostra terza giornata di campionato. La seconda è andata in soffitta con la Juventus in testa al campionato insieme al Napoli, alla Cremonese e alla Roma. Queste sono le uniche 4 squadre a punteggio pieno. Poi arriva l'Udinese che ha fatto una vittoria a un pari, e la vittoria mi pare con l'Inter, giusto? ieri sera. Ok. L'Inter che mi pare abbia perso con l'Udinese, quindi a 3, insieme a Lazio, Milan, Como, Bologna. Non vi era mancato? Guarda lì in che posizione siamo in questa classifica. Non avevate un po' di nostalgia della passata stagione? Cioè Vabbè. dell'8° posto, vabbè, è iniziato. No, lo so, era che proprio siamo esattamente ottavi anche qui. Cioè. Dall'altra parte della classifica ci sono Atalanta e Fiorentina a quota 2, poi le squadre che hanno fatto soltanto un punto, Cagliari, Pisa, Genoa, Parma e Lecce, Verona, Torino e fanalino di coda il Sassuolo a quota 0. Sì. Devo dire che, vabbè, è una classifica che ancora dice C'è poco. qualcosa dai. che vi sorprende? Non dico niente perché poi sono perfida. A me una cosa sorprende, devo essere onesto. Il Milan a 3. Avresti pensato a 6 visto che aveva la Cremonese e Pensavo a Lecce. 6. No, il mio pensiero non era per il Milan, era per un'altra squadra. Però sì, anch'io onestamente mi aspettavo, ma se non 6, 4 di sicuro, però 6 ci poteva stare, cioè dalla vita reale Milan Cremonese la vinci, Lecce Milan Cremonese la e Lecce vinci. dovevi essere a 6, dai. Io mi aspettavo un paio di punti in meno dalla Roma e un paio di punti in più all'Atalanta. No, io l'Atalanta invece per me già è molto che hanno fatto 2 pari. E però avevano 2 squadre abbordabili l'Atalanta. In Però casa hanno non ne ho Juric in promosse e poi a panchina, Parma. l'Atalanta. Io mi aspettavo Certo, qualche certo. punto in più anche dalla Fiorentina. Ecco, era questa la...
Grafica numero 2, Morgan. No, perché cioè, parlare di cose affisse negli spogliatoi a luglio, cioè metti un po' delle pressioni, poi devi fare i punti. Il prossimo turno, come detto, non sarà il prossimo weekend, ma tra 2 weekend, con una giornata che inizierà come al solito quando c'è la pausa nazionale di sabato e non di venerdì, ma si chiuderà lunedì, perché poi parte tutto l'ambaradam delle coppe. Cagliari-Parma sabato alle 15, Juventus-Inter sabato alle 18. Interessante. La Juventus, se per caso sa fare punteggio pieno, sei. va a più 6 dall'Inter. Fiorentina-Napoli alle 20.45, sempre di sabato. Poi le partite la domenica sono 12.30 Roma-Torino, Atalanta-Lecce alle 15, Pisa-Udinese. Pisolino questa, rilanciamo la rubrica. Però l'Udinese viaggia, Sì. Mi pare abbia battuto l'Inter, peraltro. Sassuolo-Lazio alle 18. Milan-Bologna, domenica alle 20.45. Mi sa che quest'anno tra una coppa e l'altra giocheremo... La domenica. Se vogliamo giocare di sera, mi sa che giocheremo domenica. Verona-Cremonese alle 18.30 e Como-Genoa alle 20.45 di lunedì. Chiudiamo con il calendario, grafica numero 3, Morgan, perché poi ovviamente abbiamo 3 quarti d'ora per la felicità di Bea, solo e soltanto sul mercato. calcio mercato. Fede ci scrive anche lunedì giocheremo. Lunedì ad oggi c'è la capolista che va a Verona. Mamma mia, vabbè. Il calendario del Milan sono riuscito a mettere in una grafica sola quest'anno, perché queste sono le nostre partite. C'è già la partita, la prossima, di Coppa Italia con il Lecce e poi le 2 di Supercoppa, una quantomeno, poi probabile 2 se batti il Napoli in semifinale. Ma questo è il nostro calendario, con appunto le prossime che sono Bologna in casa, Udinese in trasferta, la Coppa Italia, poi il Napoli in casa, la Juventus in trasferta. Queste sono le nostre prossime 5 partite. Quindi Bologna, Udinese, Lecce, Napoli, Juventus. La prossima in casa direi che è contro una squadra comunque interessante, però dato che la prima non l'hai vinta io mi aspetto assolutamente, cioè mi aspetto, il Milan deve vincere, non è che me lo aspetto io e quindi il Milan deve vincere, però diciamo che abbiamo ancora 2 partite bonus prima di una partita che invece è un po' più impegnativa come il Napoli. Allora, apriamo il discorso mercato, caro Morgan, con prima di tutto torniamo in studio e prima di iniziare il discorso mercato dalla grafica 4 alla grafica 15, quindi ne avremo da raccontare, siccome si sta aprendo non solo l'anno calcistico ma anche l'anno scolastico, per noi non più, ahimè, insomma gli anni passano per tutti, non fare quella faccia, tu hai appena finito. Io ho rispetto appena a me. finito. C'è la possibilità con Euro Publishing di regalare a voi stessi, se avete questo tipo Bea, so che è amante della cancelleria. Assolutamente. Ecco. La cancelleria non ha età. Perfetto. Ma anche che ride Morgan. Ma non solo per voi piccoli cresciuti diventati grandi, ma anche per i piccoli piccoli stessi. veri. Esatto, che devono andare a scuola e possono, lo tiene allora Henry, possono flexare, come direbbe appunto Henry, il kit di cancelleria di Euro Publishing che trovate su Amazon, edicole, supermercati e chi più ne ha più ne metta, per matite, penne, cosa c'è ancora? Gomme, temperini, c'è il taccuino per segnarvi Il righello. chi segna, chi non segna, il righello per tirare una linea sui giocatori che hai preso, chi non preso, ma ovviamente potete fare tutto questo anche sul sito di Euro Publishing e quindi potete acquistare tutto questo così che Henry smette di avere i crampi Molto alle carino, braccia per mostrarvelo. Molto carino. Assolutamente sì. Vogliamo dire il prezzo? 7,90. Brava. Nulla, considerando che in cartoleria una scolorina ormai costa 3 euro, quindi prezzo... Una che? Una scolorina. Bianchetto. Ah, il bianchetto. Da noi si dice scolorina. Il bianchetto lo chiamate qua. Il bianchetto. Il bianchetto. Va bene. Apriamo il discorso mercato. Grafica numero 4, Morgan. No, su Euro Publishing non ci sono difensori. Alessandro, no. Assolutamente no. Alex
Jimenez è andato in Premier League, quindi al Bournemouth, non cambia colori, quindi, perché rimane rossonero, tra l'altro proprio in nostro onore il Bournemouth Sì. ha i colori rossoneri, con una formula che quest'anno abbiamo visto spesso, ovvero questa sorta di prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. L'abbiamo fatto spesso quest'anno in questo determinato tipo di prestiti, anche perché ci siamo scottati tanto nelle ultime 2 stagioni che tutti i prestiti con diritto che avevamo fatto, più o meno quasi tutti, sono tornati alla base sempre. E quindi il Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez alla FC Bournemouth. Il club augura ad Alejandro le migliori soddisfazioni per la stagione sportiva e quindi se dovesse far bene sarà scattato e ciao. Sì, va alle Cherries per motivi anche extracampo, anzi direi più extracampo che di campo con Allegri. E va bene, lo salutiamo, ha fatto qualche prestazione positiva, spesso tanto nervoso in campo, Testa calda, tanto magari. vivace, sì, e diciamo se vorrà glielo faccio anche un pochino come augurio. Se vorrà dare una svolta vera alla sua carriera, secondo me questo aspetto lo dovrà un po' tanto limare. Ecco, perché le qualità tecnico-tattiche le ha. È quella parte lì che deve limare Alejandro. In bocca al lupo. E quindi sull'esterno non arriverà nessuno, perché oltre a Leandro Jimenez, grafica numero 5, va via un giocatore, Morgan, mettimela pure, che peraltro era stato appena adattato a Lecce a giocare esterno, ovvero Yunus Musa, che oggi era alla clinica La Madonnina, non per il Milan ovviamente, ma per... vabbè, poi adesso ti arriverà, non ti preoccupare. Per quanto riguarda le visite mediche con il Milan, con l'Atalanta. Anche qui opzione di diritto di riscatto che insomma però con Yunus Musa rimane diritto di riscatto e quindi oltre ai 4 milioni di prestito oneroso non se ne fa niente. Questo rimane e questo è. Sì. Se poi magari, che so, esploderà, potrebbero arrivare gli altri 25 che sono a ma disposizione. poi il diritto di riscatto può essere anche una sorta di modo di dire la valutazione che facciamo adesso è questa. Voi poi potete prenderlo a questa cifra. Spesso cosa succede? Quando non si hanno stagioni totalmente floppate o totalmente da esplosione, perché se un giocatore esplode completamente, squadra A lo riscatta, è buona. Se un giocatore floppa completamente, la squadra B lo vede tornare indietro. Se si ha una prestazione a metà e metà, di solito le due squadre non ridiscutono il prezzo. A volte succede anche questo, no? E quindi magari l'anno prossimo si potrà verificare anche questa di cosa. E con Yunus che va a Bergamo non va troppo distante, resta in Serie A. Sono curioso onestamente di capire l'Atalanta dove lo farà giocare, perché comunque tra in mezzo al campo e le fasce anche loro potrebbero usarlo. Ho nel inviato doppio la ruolo. grafica in regia. Ok. Ma su Yunus, che dire, non abbiamo forse nemmeno mai inquadrato quello che poteva essere Yunus. Tanto è arrivato l'accordo per Gueye dal Crystal Palace a Liverpool. Quindi con tutto quel giro di cui adesso tra poco parliamo, cioè Igor che doveva andare al Palace, Gueye che dal Palace doveva andare a Liverpool, si fa poi l'ultimo pezzo. No. Adesso poi il mercato è imprevedibile, però al momento è tutto chiuso per quanto riguarda la questione Gomez e mancano 3 ore e mezza alla fine del mercato. E il Milan ha preso un altro difensore. E il Milan ha preso ha un la altro stessa difensore. cifra più o meno, qualcosina in meno. Quindi sì, penso che ormai resterà lì Gio Gomez e il Milan si accontenta, tra virgolette, di Odogu, di cui tra poco parliamo. Quindi il Liverpool in pratica prende Gueye per i fattacci suoi Sì. e Gomez per tamponare L'infortunio Konaté. di Konaté, contando che c'è Van Dijk. Io vorrei adesso fare a Giovanni Leoni una domanda: sei ancora convinto di aver scelto la destinazione giusta? Perché?
Guarda che Secondo te fa più di 500 minuti quest'anno Giovanni Leoni? no, non è una cosa che mi, diciamo così, che mi ricompete. 35? Però per me, più che da noi, rischiava di andare da un'altra parte. No, A sì. lungo andare andava sempre a Milano, ma da un'altra parte. Sì, va bene, era un Quindi discorso forse è meglio che sia extra per andato me là. perché poi no, ma sì, non parlavo del Milan, parlavo di Leoni, cioè non so quanto sia la scelta più adeguata questa. Però Vabbè. fattacci suoi, come dici tu. Beh, in realtà di striscia ci riguarda, perché sarebbe un giocatore italiano che per la nazionale farebbe anche comodo. Ma insomma, va bene, lo vedremo durante la stagione cosa succederà. Chiudiamo il discorso cessioni, incredibile, con le cifre, grafica numero 6, Morgan, per fare un po' il punto della situazione, a meno che nelle ultime 3 ore e mezza ne esca qualcun altro, ma penso di no, altrimenti davvero giochiamo io e te, caro Henry, con quello che è successo in questi 3 mesi molto densi di cose, lato cessioni per il Milan. Un'estate veramente iper mega movimentata, ne sono usciti non so quanti Io sono? ragazzi continuo a 2, ribadirvi, 4, 6, 8. continuo a ribadirvi, datemi della polemica, poi arrivano Sì. qua la calcolatrice a dire ci sono i bonus, mica i bonus. Vedendo questo mercato, Reinders per me l'hai regalato. Io non riesco a togliermelo dalla testa, ammesso che io non sono proprio la prima sostenitrice delle cessioni, perché per me se ti chiami Milan i campioni te li tieni, non li cedi neanche per cifre alte. Però vedendo il mercato e vedendo soprattutto chi te l'ha comprato, cioè una squadra di Premier che, cioè vi ricordo che c'è una squadra di Premier che sta prendendo Ciukwueze per una cifra vicina ai 30, se lo riscatteranno. In Premier non hanno problemi. No, non hanno problemi. 4 generose, circa 30 il riscatto, sono 34 per Ciukwueze. O esplode Esatto. o il primo luglio. Però per me qualcosa in più da questo ragazzo il Milan poteva provare a chiedere. Va bene, questa è la tabella invece per quanto riguarda le cessioni che come detto sono arrivate a una cifra veramente molto alta. Morgan, Insomma, mi chiudi il canale sono con la regia, grazie. oltre 200 milioni di base fissa, 60 e passa di bonus, poi ci sono quelle 2 operazioni di Pobega e Colombo che insomma sono un pochino più avanti rispetto ad altre situazioni per essere riscattate, per avere dei soldi fissi. Morale, insomma, è stata una vera e propria rivoluzione. Altro che. Sì, anche se era stato detto e preannunciato nella fine della stagione scorsa che non sarebbe stata fatta una rivoluzione, non possiamo che dire che così non è stato. Cioè, sono partiti quanti? 10? No, di più. 12, 13 giocatori? Ne sono arrivati 7, 8? Cioè, dai, è stata una vera e propria rivoluzione. La squadra è completamente diversa rispetto a quella della passata stagione. Di titolari ne sono rimasti pochissimi rispetto alla passata stagione. Quindi è stata una rivoluzione. È inutile che ci nascondiamo e ci giriamo intorno. Apriamo il discorso degli arrivi, dai. Sì, Dimmi, tra Bea. l'altro ce lo scrivono anche in chat. Mi metti la 7, e, Morgan. è uscito anche Gianluca Di Marzio. Il Chelsea pensa a Gimenez del Milan. Milan in quel caso su Dovbyk, ma la Roma dovrebbe trovare un attaccante prima di dare un'eventuale via libera. Giro di attaccanti difficile, ma parti al lavoro. Se Embolo non dà l'ok finale a Rennes, potrebbe essere Embolo. 3 ore e mezza. Sì, non Per capisco. girare 3 attaccanti e 3 squadre, 4 forse. Come quello dei difensori che è partito però stamattina. Il valzer difensori che non è andato neanche a domino completo ed è partito però stamattina. Adesso di 3 ore e mezza. Consoliamoci con Adrien Cavallo Pazzo Rabiot, va, che meno meglio. male, almeno lui è arrivato, è fatta per Rabiot, il Milan contratto di 4 anni o forse O 3+1. 3+1, ma insomma alla fine poco cambia. Le visite mediche le fa direttamente a Parigi, in Francia, perché è lì con la nazionale, insomma farlo andare avanti e indietro E perché c'è per fare le pochissimo visite. tempo. Ecco. E quindi questa è la situazione. Arriva Rabiot per un pacchetto totale, bonus compresi di una decina di milioni. È l'operazione che richiedeva Adriano Galliani, stavo dicendo. Massimiliano Allegri. E oltre... Forse non sono andato troppo lontano, ma va bene. No, scherzo. Dei 3, diciamo, Max ha fatto una richiesta
Scusa, Fabrizio Romano ha già smentito che il Chelsea non è interessato a Santiago Gimenez. È così, ogni... Ha smentito che il Chelsea è interessato. Esatto, Ok. esatto. Vabbè. Bene, va bene. Scusate, Nel mentre che siamo interrompo in ogni onda. 2 secondi No, ma perché ha tanto è senso. così. Ma Oggi è così. le ultime 3 ore di mercato è così, la follia più totale. No, ma per quanto riguarda Rabiot, era una delle 3 richieste, lo Sì. sapevamo, soprattutto nate dopo la Cremonese, ovvero l'attaccante centrale e si chiamava Dusan Vlahovic. Sì. Poi vediamo cosa succederà ancora su questo delirio collettivo che è la punta da una settimana a questa parte. La mezzala, lui, non altri, lui, cioè qui, Adrien Rabiot, spunta e qui, verde. spunta verde. Il difensore con esperienza da mettere dietro Gli è no. rimasto il quadratino perché la spunta la mettiamo tra 5-6 anni forse. Su Odogu. È arrivato un difensore, tra poco ne parliamo, ma sicuramente molto potenziale ancora, visto che ha 19 anni e 2 presenze e mezza in Bundesliga. Quindi è stato accontentato finora per un terzo o poco più di un terzo Allegri rispetto alle sue richieste, cioè Rabiot, cioè un difensore però ha non 1000, 3000, 6000 punti di domanda e la punta a 3 ore e poco più dalla fine del mercato. Ancora siamo in attesa. Di certo quello che mi sembra di capire è che il buon Dovbyk convinca per caratteristiche più Allegri rispetto a Jimenez, altrimenti non penso che saresti qui a Penso e fare... spero di sì. A proposito di cavalli e di Max e di Adrienne, mi è venuto in mente proprio il meme, sai, quello del cavallo che mi viene disegnato iniziando bene sì, e poi sì. a un certo... ecco, il nostro centrocampo è la parte Buona, a bella. metà c'è l'attacco e poi c'è la la difesa è la testa disegnata in maniera malissimo. Ecco, il nostro centrocampo che negli ultimi 2 anni era stato un po' bistrattato dal Molto mercato, bistrattato dal mercato. anche dalla considerazione, diciamo, e invece è stato il protagonista della sessione di mercato. È arrivato Modric, Yajari, Ricci e Rabiot. Sì. Quindi, insomma, al netto della partenza di Reinders, il livello generale medio del reparto ovviamente si è alzato tanto. Gli altri 2, soprattutto dietro, no. No, la difesa per me è diventato un reparto veramente debole ad oggi del Milan, perché comunque hai perso Ciao e hai perso Teo, che se ne dicano comunque erano dei giocatori che avevano mostrato valore, e per me li ha sostituiti con dei giocatori che ad oggi non sono al loro livello. Purtroppo è così. Tra l'altro in chat ci ricordavano in effetti De Winter 20 e Odogu 10, non è poco, No, De Winter 20, Atekame 10, Odogu 10, con Ciao ne hai presi 3. Esatto, con quello che più o meno è uscito Ciao ne ha presi 3. Magari poi ci stupiranno e troverà la quadra Allegri e li farà crescere, però ad oggi non si può dire che il reparto difensivo sia migliorato. È impossibile. Sulla carta non lo puoi dire. Poi le vie del calcio sono imprevedibili, però non puoi dirlo. Henry? No, troppe incognite, perché bastavano 6 milioni in più qui, 7 milioni in più là, anche per i nomi che abbiamo preso, e davvero andavi a prendere dei giocatori. Non ti dico che dovevi andare a prendere Saliba o Konate, ma ci mancherebbe altro. Però andavi a prendere, che ne so, un Solé o un Akanji, ma non Akanji perché voleva giocare la Champions, per uno di quei livelli. Però Harry lì. lo potevi convincere con l'ingaggio, Appunto, se non giochi la Champions. Cioè, bastava veramente non troppo in più, e sono soldi per dire che se tu spalmi contratto più cartellino di Atekame ricavavi. Ma ripeto, ho detto Atekame o Dogu, e andavi o Lukumi, esatto, c'è giocatori che hanno un po' di esperienza nel nostro campionato. Lo stesso Beukema è partito a 30-35, no? Al Napoli a inizio mercato. Cioè, bastava veramente pochino in più per fare per prendere, ripeto, non fenomeni generazionali, giocatori che ti davano un po' più di certezze. Bastava quello. Che altro, cioè, da Kanji a Odogu, cioè all'interno di questo ventaglio penso che ci sia tanto altro. No, certo. Ma
E se qualcuno poi sarà questione anche magari dei prossimi giorni, quindi quando iniziamo magari un pochino a commentarlo, le cifre spese per il centrocampo sono state rilevanti. Sì. 25 Ricci, 35, 6 quelli che sono per Iajari, più 39. bonus, eccetera. Poi ci sono quelli di Rabiot. Insomma, sono mal contati, facciamo giusto per intenderci 40 e 25, 65, 10, 75 milioni. 75. Poi Facciamo Rabiot, 70 a Rabiot dai anche per un difetto. ingaggio Ok. di livello. Quindi sono 70 per il centrocampo e dietro invece sei andato un po'... E dietro hai speso di fatto Corto. praticamente zero. No, non hai speso zero, non hai Beh, tra speso... entrate e uscite. Sì, Cioè esce Zero ciao, no. esce ciao, entrano De Winter, Odogwu, Tekame, sei speso zero. più che altro manca sempre quel pezzo. Cioè tu dai ciao a 40, che è una cifra alta per ciao, e non vai su un difensore di livello, vai su tante giovani promesse. A parte De Winter, che magari è un po' più affermato, ha qualche certezza in più, però a Tekame o Odogwu ad oggi è difficile vederli come non un'incognita. A proposito di giovani, vediamo la grafica numero 8. Prima di commentarla però recuperiamo un po' dei ringraziamenti Sì, che sì, sono sì. arrivati. Sì, Perché è sbarcato a Milano il buon... non mi riesco Davide Odogwu. Davide Odogwu. Non mi riesce a entrare in testa. Odogwu. Lo so, ma non mi riesce a entrare in testa. Milanista non allineato, ci dona 2 euro, ma prendere Vardi noi a sto punto faceva schifo. In attacco penso che Allegri non voglia certe caratteristiche. E poi è troppo anziano, irrivendibile, operazione folle per questo Milan. C'è Micaela che è abbonata con noi da 35 Grande mesi. Grazie Micaela, mille la Micaela. migliore. E Quindi l'anno prossimo fa 3 anni. 3 anni. Mese No, prossimo. mese Mese prossimo, prossimo. cosa ho detto? L'anno. Mese. Sottopelle ci dona 2 euro e scrive: brutto mercato, ma Simone è sempre bellissimo. Lo so. Funziona un po' così. Più il mercato è brutto, andiamo avanti. Luca. Grazie, Luca. Luca è benvenuto tra i migliori. Il migliore Luca. Alessandra ci dona 2,49 euro e ci scrive: ma perché ogni anno ci toccano gli scarti della Roma? Perché ti riduci le ultime 24 ore a fare affari. E quindi qui Perché a non quel vuoi tranciare punto... il denaro per Dusan Vlahovic, perché altrimenti ti ritrovavi Vlahovic, era finita tutta la discussione, eravamo tutti belli felici e niente. Gli ultimi 2 o 3 giorni non ci sono vie di mezzo. O fai l'affare della vita, perché le ultime 24 ore sei riuscito a prendere Diego Milito, mi viene in mente sempre lui perché c'è il lancio del contratto, al di là ok? che... Oppure sei talmente alla disperazione che prendi per prendere e prendi male. È lo stesso Nocerino, se non sbaglio, Buonaventura arrivò l'ultimo Jack. giorno di Però mercato. ragazzi, Sì. Antonio Nocerino viene inserito in un Milan che non gli puoi dire niente. Poi lasciamo perdere come poi è andata alla fine dell'anno, come non hai vinto quello scudetto. Lasciamo perdere. Però viene inserito in un contesto che aiuta un giocatore alla Nocerino. Gabriele ci dona 2 euro e scrive: minimo rischio per le future plusvalenze, Harry ero io all'S lunga. Grande, com'è che si chiama? Gabriele. Gabriele, grazie. Potevi anche fermarmi, facevano 2 parole, mi hai solo salutato, però grazie mille, mi ha fatto piacere. Questo è Davide Odogwu, 19enne, quindi nato il 3 giugno del 2006, è quindi un gemelli, giusto per gli amanti dello zodiaco, Sì. credo. Altezza 1,91, tedesco, ultime 3 stagioni, ovviamente il contratto ingaggio è rimasto quello vecchio, non prende 2,8, ci mancherebbe. Le ultime 3 stagioni ha fatto, l'anno scorso, 194 minuti in Bundesliga, frutto di 3 presenze. È un Poi, refuso. poi ha messo 590 minuti invece nelle giovanili, nel Wolfsburg Under 19. Ha giocato in tutte, come vedete, non tantissimo l'anno scorso perché era aggregato alla prima squadra. E quindi, se vi ricordate cosa ha fatto Camarda, più o meno la stessa cosa. Stessa roba. Cioè, essendo aggregato alla prima squadra, ma non ancora pronto alla prima squadra, si sedeva in panchina e non giocava.
Morale ha fatto pochi minutaggio l'anno scorso. Non è che era infortunato, era semplicemente come Camarda. Era camardato. Esatto. L'anno precedente invece l'ha giocato solo nell'Under 19 e ha messo insieme 1400 minuti. 2 stagioni fa invece nella 22-23 si era alternato tra la 17 e l'Under 19, mettendo insieme in tutto 1800 minuti. È un ragazzo molto giovane, altro non si può dire. Chi lo conosce è perché ha visto l'Under del Wolfsburg, perché per la Bundesliga ha giocato 2 partite dall'inizio e la terza è subentrato. Sì, è pochissimo Questo è. per valutarlo, è pochissimo per valutarlo. Poi, naturalmente, la speranza che abbiamo tutti è che questo ragazzo pronti via, questa strega Allegri in allenamento, lo getta in campo nella mischia insieme agli altri e diventa un nuovo prospetto alla Solé, no? Che era il signor nessuno. A parte che Solé l'aveva incrociato il Milan un po' di anni fa in Europa, ci avevano già giocato contro, però comunque che appunto un signor nessuno diventi un pochino possa esplodere, possa fare un po' alla Kalulu, ecco, mi verrebbe da dire, no? Che non aveva fatto praticamente nulla prima di andare al Milan e poi è diventato Kalulu. È difficile. Adesso non so se viene qui, esplode, non ha mai giocato in Bundes, viene da noi, fa il titolare, non credo, però ha sensazione, almeno fino a Natale, fino al giorno di ritorno, i difensori centrali, quelli che erano, sono. Avevamo bisogno di questo, no? Avevamo bisogno di uno che giocasse titolare Milan-Bologna, ragazzi, cioè c'è poco da Anche dire. Milan-Bologna, anche le altre, anche No, Tra no, l'altro- sì, ma inteso proprio cioè, dalla prossima. A proposito di difensori, vi leggo il tweet di poco fa di Luca Bianchin che scrive: Gomez, a meno di svolte non preventivate, non verrà al Milan. Il Liverpool ha detto no al trasferimento in mattinata. Il passaggio di Guehi e Rez a poco più di 3 ore dalla fine delle trattative non ha cambiato lo scenario. Vediamo se si potrà riaprire un minimo. Ma vorrebbe dire mettere sul piatto un altri 15, però a colpettini da 10-15 veramente facevi un centrale forte e un'altra riserva. Sì. Vabbè, ne parliamo tra poco di questo. Anzi, Ne mi metti parliamo la adesso. grafica numero 9? Perché c'è già la grafica. Ne parliamo adesso. Perché, come detto, siamo partiti nemmeno tanti giorni fa. Ormai era venerdì. Meno di una settimana fa, sì. Giovedì, venerdì, quando è uscita la prima voce riguardante Manuel Akanji. È andata avanti più o meno per questo weekend. Dopodiché Akanji ha detto no. Senza Champions, senza l'ingaggio elevato. Magari l'avresti convinto con un ingaggio. Ha detto no, ma ha detto Interessante. sì all'Inter e quindi va all'Inter per la prossima stagione in prestito oneroso che diventa obbligo al raggiungimento dello scudetto Sì, dell'Inter. dell'Inter, ovviamente, sì, non il nostro. Perché? E questi sono stati un po' i passaggi di questo weekend. Siamo partiti di venerdì, sabato con Akanji, sabato e domenica con Gomez, ci siamo svegliati lunedì con Gomez che è ancora possibile e poi Gomez tramonta e siamo finiti Beh, con ragazzi, Odogu. è un po' la storia che poi non è arrivato di Harder, cioè abbiamo parlato per mesi e mesi e mesi di Vlahovic, sono usciti altri nomi e poi mi ricordo quella domenica post Milan Cremonese che apparve Conrad Harder dal nulla. Cioè io credo che un tifoso fa fatica a capire proprio la dinamica della scelta, cioè tu vai da Kanji a Gomez, a un ragazzo che poverino non ha assolutamente delle colpe, un ragazzo No, giovanissimo, perché tutti e tre non si parlano per cioè niente. è questo il punto, Come tipologia, età, tutto. non capisci proprio l'evoluzione della scelta, Mm. l'evoluzione delle decisioni. E poi posso dire, la cosa che a me fa più innervosire di tutte è che molti tifosi, me compreso, erano anche felici al nome di Akanji, no? Beh, è un ottimo difensore. Poi è arrivato Joe Gomez come alternativa e già tantissimi hanno iniziato a storcere il naso. Perché hanno guardato Perché hanno Gli guardato che ultimi gioca anni. pochissimo e quasi sempre rotto. E quando ha giocato non è nemmeno stato il migliore in campo, per usare un eufemismo. E quindi
l'80% ti iniziano a dire: ma no, ma come Joe Gomez, ma dai, ma come si fa, ma ci serve uno che giochi, un titolare che guidi la difesa. Poi salta Joe Gomez e arriva un ragazzo di 19 anni, 18-19 anni dal Wolfsburg con Che non è praticamente 400 un pro, minuti, o quasi. esatto. E l'80% di prima che aveva, diciamo, era innervosito da il virare su Joe Gomez, inizia a dire: caspita, avercene Joe Gomez. Cioè, questa è la cosa che secondo me fa più innervosire, che vai proprio a step, ma sono dei gradoni quelli che proprio devi quasi scalare per salire. Cioè, poi non lo so, tecnicamente non conosciamo questo ragazzo, quindi non possiamo dire, ma Akanji e Joe Gomez sono due difensori abbastanza diversi. Ma... Ragazzi, Thiago Silva in questo Milan, diciamolo, no, perché da ha un stamattina contratto, è da stamattina che leggo Thiago, che io sono la prima che non vedo l'ora di rivederlo proprio a Milano. Però non so, già non è facile, perché comunque lo vedete, cioè veramente è una situazione che è complessa. Thiago Silva, con tutto il desiderio che avrei di rivederlo con questa maglia, ecco. Guarda, mi sono giusto per farmi un'idea complessiva di questo ragazzo. Sono andato a vedermi anche un pochino se aveva fatto qualche presenza in nazionali minori, cioè le giovanili. In realtà ha fatto 12 presenze nell'Under 17, 3 nell'Under 18 e solo 3 nell'Under 19, dove ha giocato 3 volte, come detto, dal primo minuto, tutte e 3. L'ultima è datata 25 marzo di quest'anno con l'Irlanda, l'ultima partita delle qualificazioni europee con la Germania già qualificata, mentre aveva fatto 2 altre partite ma in amichevole a ottobre scorso. Tanto per dire, il campionato europeo di categoria Under 19 che si è svolto quest'estate non è stato convocato. Quindi comunque... Infatti ho già letto paragoni con Malik Chow quando arrivò. No, ma... non voglio fare questo paragone perché poi sembra un poverino. ma non è colpa sua, però non si può neanche mistificare la realtà. No, come stato di carriera, diciamo così, non è lontanissimo da Marco Pellegrino. Sì. Che aveva appena iniziato a affacciarsi ai pro a marzo in Argentina e lui si è appena affacciato ai pro anche lui da pochissimi mesi. Poi la speranza e l'augurio che gli facciamo è quello una carriera di opposta. fare esatto, No, ma non mi riferivo a te, Francesco, ma cosa che ho letto e sentito. Comunque sì, cioè, poi noi gli auguriamo un percorso completamente diverso da quello di Marco Pellegrino. Però ecco, Malik Chow quando arrivò era in una situazione proprio di carriera differente, non stiamo parlando proprio di più forte, meno forte, ma di carriera diversa. Va bene, questa è stata la questione difensori, ma c'è ancora aperta, come avete sentito, tra rilanci, smentite e quant'altro, la questione punta. Grafica numero 10, Morgan, perché la questione punta ancora non è stata, diciamo così, archiviata sbrogliata definitivamente. Nel mentre la punta del Milan in questo momento è Santiago Jimenez insieme a Rafael Leao, coadiuvati da Pulisic e da Nkunku. Questo è più o meno il reparto al momento. È ancora in piedi questo scambio di prestiti con diritto per entrambe le squadre tra Jimenez a Roma e Dovbyk a Milano. Mancano 3 ore e 15. Tosta, È un po' tosta, sì. Cioè, più il tempo scorre è più difficile. So Sì, una io penso banalità, che però è da all'incirca... quant'è che siamo in ballo con sto scambio? Le parole di Tare sono di venerdì. Ma più che altro sai cosa? Si chiude, si riapre, salta, poi a un certo punto... Sì, poi va bene il diritto, poi no, scambio di prestiti, poi scambio di titoli definitivi, poi la Roma, giustamente dal mio punto di vista, non vuole fare scambio di prestiti per valorizzare un giocatore più giovane di un'altra squadra. E quindi va bene il diritto, però cioè, non lo so, veramente situazione un po' caotica anche qui su questo scambio. Poi possiamo essere d'accordo o meno, per me potenzialmente Santiago è più forte di Dovbyk, ha più margini di miglioramento di Dovbyk e anche molto più giovane,
di Dovbyk. È ovvio che ha caratteristiche completamente diverse dall'attaccante ucraino della Roma, e magari Allegri cerca più quelle di Dovbyk. Non lo so, non mi sembra sia sbocciato l'amore tra il messicano e il livornese. Vedremo. Però si poteva, non so, lavorarci fino a gennaio. Per me si poteva anche provare. È anche probabile che accada, anche perché mancano 3 ore, Bea. Sì, però se tu stai cercando, cioè, questa operazione fino veramente all'ultimo secondo del mercato, è perché evidentemente tutta sta voglia di tenertelo non ce l'hai. Ho fatto partire il sondaggio per chiedervi se fareste questo benedetto scambio che ormai è in piedi dal weekend, e quindi vediamo un po' come sta andando, anche perché ero un po' curioso di capire cosa ne potevate pensare, e diciamo che c'è abbastanza uniformità di giudizio sul no. Oltre l'80% cioè, di voi non lo capisco, farebbe. perché comunque quello che abbiamo visto di Dovbyk in Serie A, poi in Liga ha avuto numeri diversi, però proprio se ci discostiamo un attimo dai numeri, il giocatore che abbiamo visto in Serie A, io al Milan non lo prenderei. Proprio il giocatore, partite, prestazioni. Con tutto il rispetto per Artem Dovbyk, è un giocatore di tutto rispetto, ma io al Milan non lo prenderei per quello che ho visto. Poi Allegri... Posso chiedere a chi ha votato, ovviamente, non ad altri, sì perché, no perché, ma in mezza riga dovete stare, perché altrimenti sennò cioè, il perché, l'età, la posizione, Vabbè, ma per me... è forte, è più scarso? No, per me, cioè, il mio discorso è molto semplice. Se vuoi avere una variabile importante in termini tattici della serie, Dovbyk lo butto dentro negli ultimi 15-20 minuti di partita, se le cose non stanno andando benissimo, perché metto un Cristiano di 2 metri dentro l'area e inizio a buttare il pallone dentro e inizio a pregare, no? Quindi se vuoi una variabile tattica, il sì lo posso anche capire. Capisco anche chi dica no, perché ho visto le partite, banalmente. Cioè Dovbyk è uno che si mangia tanti gol, i gol che segna sono gol non così complessi da segnare, per usare un eufemismo. Poi ti devi trovare nel posto giusto, nel momento giusto, però non è che segna a giro da fuori area o all'angolino basso con un diagonale. Cioè è uno che segna tanto di testa, segna tanto facendo valere il fisico, eccetera. Dipende cosa stiamo cercando, ragazzi. Cioè non è che c'è una risposta giusta o una sbagliata. Io ripeto, non lo faccio banalmente perché Jimenez ha più potenziale, è più giovane, può venire più fuori, sa usare bene entrambi i piedi, ce l'ha dimostrato anche a Lecce, anche se il gol è stato annullato. Ha i suoi problemi in questo momento, sia di preparazione che magari anche e soprattutto dal punto di vista mentale, no? Che deve un pochino sbloccarsi, però io personalmente non lo farei. Guarda, leggo un po' di sì o no con le motivazioni. Dovbyk serve perché è più fisico, perché è più forte. Una società seria prende Dovbyk e tiene Jimenez. Jimenez è scarso perché non sa stoppare, Antonio. Io lo vorrei solo perché è ucraino, ma il problema è che non è che Andriy gli ha infuso i poteri perché è nato nella stessa terra. Al Milan serviva Vlahovic, non Dovbyk. Intanto ha fatto più gol di Jimenez. Io ti direi, l'unica motivazione per cui è sì, perché l'allenatore del Milan preferisce uno piuttosto che l'altro. Questa è la mia unica motivazione. Sì, ma infatti è quello, cioè... Nel caso. Per quello prima vi dicevo, se fino all'ultima ora dell'ultimo giorno di mercato stai provando a darlo via, è perché evidentemente Allegri... Non ha nessun senso lo scambio, no, perché è della Roma ciò che vuole, peraltro. Perché è più attaccante da Allegri, serve ad Allegri, sì con recompre, Jimenez è più forte, no perché è scarso. Giusto per dire che c'è uniformità di vedute. Non lo vedo un upgrade perché vai ad avvantaggiare la Roma. Dovbyk è più forte di Jimenez, scrive Antonio. Dovbyk è un trattore, non so se è qualcosa di buono o di cattivo questo messaggio di Marco. Non c'è un motivo valido per fare lo scambio, no perché Jimenez è più forte e più giovane, ci serve una punta che tenga più palloni perché è tecnicamente più scarso, quindi no perché Jimenez ha voglia di rimanere, anche questa è una motivazione. È vero.
A sto punto tenevo Jovic. Ma io su Jovic non posso dare un giudizio, cioè, proprio l'attaccante che a me Jovic non piace, a me i giocatori così discontinui che poi ti fanno una partita importante come quella che fece lui in alcuni episodi e poi spariscono i mesi, no, io no. Grafica numero 11, Morgan. Poi ci teniamo gli ultimi 10 minuti per le ultimissime. Pavard al Marsiglia. Esatto. Per chi ci chiedeva perché non possiamo prendere Pavard, che tra l'altro sono d'accordo con voi perché un tentativo l'avrei fatto. 5,5 in ingaggio, Pavard. Vabbè, glieli dai. In questo momento, certo, c'è se sempre quello che ti motivazione per il serve, no. quello che ti serve, devi pagare. Perché sei arrivato che hai l'acqua non alla gola. Qui. Di più. Ringrazio Gabriele Trippi che ci ha donato 2 euro. Ma ce l'avevamo già letto, quindi lo ringrazio perché, ancora. ragazzi, ho Grazie. incontrato all'S lunga. Ah, Stefano Z. Io saluto invece un ragazzo che ho incrociato in Monte Napoleone. Non so chi sia però. Se sei in live, palesati. Stefano Z ci ha donato 2 euro. Non li sopporto più. Tutto qui. Grazie Stefano per i 2 euro. Daniele che invece è da Mondello, spero diluvi. Che mazzata. poverino. Sì. Ciao Ma ci ha Daniele. donato 2 euro. Ma- Daniele, Spendili abbi per l'ombrello nel pazienza. caso. Rosica perché Sì, sta risicando lavorando. malissimo. Sta risicando malissimo. Che mazzata cangia l'Inter. Questo è stato sì. velocissimo. Non ho fatto in tempo a finire il pranzo. Leonardo invece ci ha donato, non so 9 Mir, che non so cosa siano Leonardo, ma grazie. Comunque penso delle monete. Sì, erano quelle Grazie, malesi. Leonardo. Malesi, forse malesi, bravo Henry. Allegri, chi preferisce? Jimenez o Ma Dobby? gira lì, pone una domanda che è corretta, e gira lì tutto. Vista l'intensità con cui stanno provando a farlo sto scambio. Comunque direi che possiamo chiudere il sondaggio Sì, perché perché ha stravinto il no. stravince il no rifiuto. Ma io in tutto ciò, ragazzi, cioè mi tocca sperare che Allegri preferisca Dovbyk, perché altrimenti tutta sta smania di far sto scambio, se Allegri non ha preferenze tra i due o addirittura preferisce Jimenez, è follia pura, totale e clamorosa. No, beh, ovvio. Non è Cioè, che... ma ho capito, ma cioè, per le parole che sono state dette nelle settimane scorse, io non mi fido più di niente e nessuno e qualsiasi versione è verosimile. Più che altro c'è, la differenza è una. Se tu mi dici Allegri voleva Vlahovic e perché non gli piace Santiago Gimenez, è un conto. Cioè se ti ha detto mi va bene un altro attaccante purché non sia Santiago Gimenez, non credo. Però da Vlahovic a Dovbyk, cioè Ma scusate. cambia un po'. No, credo che in questo momento non mi stia venendo in mente la controindicazione, quindi dirò una boiata probabilmente. Ma andare dalla Juve a proporgli lo scambio di cartellini. Jimenez Vlahovic. Ah, Però loro in attacco, cioè Gimenez con che prospettiva va la Juve? Ha effettivamente. davanti due che 2 gol li Dirà fanno. mai ma nella perché la vita, Juve è sì. piena di punte. Cioè. Ma non dirà mai nella vita sì Jimenez. Vabbè, niente, era appunto, No, ma era appunto io una vado boiata. dalla Juve anche se mancano 3 ore, gli dico 40, tieni, tanto ne hai incassati quasi 300 con i riscatti. E andate tutti a quel paese della serie, vado a prendere Vlahovic, a prescindere da Jimenez, a prescindere dallo scambio. Dusan mi sembra che abbia iniziato la stagione stranamente con la spina attaccata, con l'interruttore su on. E non è una cosa che capita spesso. Lui poi è molto, cioè è un giocatore che per me dalle sue esultanze io lo vedo ha sofferto un po' quello che gli è successo Sì. a livello mediatico, quindi Sì. magari ha anche voglia di rivalsa. E questo che un po' mi scoccia che non sia venuto, perché per me lui ha molta voglia di rivalsa. Morale, dopo 3 mesi abbiamo speso circa 160 milioni, avendone incassati 210, e passa, potenzialmente quasi 300. per un mercato che ha visto arrivare Iajari, Ricci, De Winter, Atecame, Stupinian, Modric e Terracciano, Nkunku, Rabiot e appunto l'ultimo arrivato che è Odogu. Ma questa è la situazione attuale. Vediamo se nelle ultime 3 ore e 3 minuti, Bea, riusciamo Ci a sono fare. 2 donazioni. Ah, ok. No, pensavo ci fossero 2 notizie quando sei partita così, invece no, 2 donazioni. Ringrazio Alessandro che ci ha donato 5 euro, mercato da 6,5, ma domani.
C'è il grande Domani, classico. C'è il voto al mercato. voto alle altre. C'è tempo fino alle 20. Ma soprattutto domani vi aspetto qui con le griglie. È vero. Io non gioco. No, tu giochi perché... Cari miei ascoltatori. Le griglie della Serie A post mercato. Ci lascia un allenatore infuriato e la stampa amica sua che si farà sentire nei prossimi mesi. Questo è il mercato di Alessandro. Da 6,5. Mentre Patrick ci ha donato anche lui 5 euro scrivendo: se volete la guida della difesa fino alla Serie D 8 anni fa ci sono riuscito. Quindi a quel punto nel caso proponiti Milan per futuro. Milan futuro, Patrick, Che schifo tanto di giocare società. in D o in C è la stessa cosa. Vlahovic era quello scarso, vero? No, anche Vlahovic non è scarso, ha avuto dei sali e scendi di carriera importanti, anche dovuti... Diciamo che alla Juve, per la cifra che l'hanno pagato di ingaggio e di cartellino, si aspettavano di più. Ecco, questo possiamo dirlo. Torniamo poi in studio, Morgan, anche perché con ogni probabilità, visto che il mercato del Milan andrà avanti fino all'ultima proprio ora, minuto. ci ritroviamo per l'ultima ora o giù di lì per il mercato del Milan, a meno che viene dichiarato... Ti ricordate che a un certo punto si dichiara quasi ufficialmente mercato chiuso. Ufficialmente chiuso ancora prima che si chiuda. Invece qua il mercato del Milan, siccome è aperto, lo seguiremo anche veramente a ridosso della campanella. Grazie, io non guido il carro, ma sono il carro che ha sempre parole dolci per me e scrive: Bea, non puoi non giocare mai, sei la peggio. Grazie. Ha per i ragione. 2,50 euro. No, però ragione. sui giochi ha ragione, Bea. Cioè non gioca mai. non puoi sempre. Non mi piace. Non puoi sempre esimerti dai Non giochini. mi piace giocare sul futuro. Here we go intanto per Benjamin Pavard e visite mediche di Zaniolo all'Udinese. Ah, Sì. colpo da Fanta, direttore, compralo. Sì, sono già lì a prendere. Un'altra a prendere donazione Zaniolo. di Daniele che ci chiede: mi spiegate 40 milioni per un Kunku? Vorrei saperli anch'io questi. Io per paradosso, l'esagero, capisco ancora meno Diventi di Ricci. i 65 della coppia Ricci-Ajari. No, io non. Cioè, se mi avessero detto. Perché se siamo corti coi soldi non spendo 65 per 2 con Modric. Se mi avessero detto, mentre stavamo vivendo il bailame di Yashari, che il mese di agosto si concludeva così, non ci avrei mai creduto, onestamente. Cioè, è cambiato veramente tanto da quelle settimane in cui aspettavamo Arno Yashari. Non ti dico che è passato quasi come un acquisto che sì, vabbè, c'è anche Yashari. Però è come mi ha fatto tutto luglio dietro. Cioè, come se si fossero accorti all'ultimo che Non serviva bastava. qualcos'altro. Carissimi, sono arrivate le 17. Come detto, noi in realtà ci ritroveremo tra poco perché il mercato ufficialmente chiude alle ore 20 e quindi nell'ultima mezz'ora, 40 minuti, 45, lo vediamo tra poco. Però all'incirca l'ultimo flash proprio di mercato lo vivremo insieme in diretta. E quindi, Bea, grazie. Grazie a voi. Se succederà qualcosa di rilevante ci vedrete magari in diretta. Sì, magari, che ne so, si sblocca Gomez all'improvviso, magari chissà, lo scambio va in porto, oppure chi lo sa. Ritorno di fiamma finale per Vlahovic. Sì, oppure Baselli, che ne so, a centrocampo. No, Baselli No? basta. Niente. No, Jean-Philippe Mateta se sfuma lo scambio. Harry, dopo questa Segnato ti saluto. anche nell'ultima Mateta, lascialo fare. Gioca anche senza il caschetto adesso. Ci vediamo dopo. Buona serata. Morgan, metti pure la sigla. A tra poco. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.
Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe.